Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, una recensione di un prodotto che non è nuovo per la tipologia ma per come è fatto. Abbiamo già provato diversi proiettori, qualcuno non l'ho neanche recensito perché non ne valeva la pena. Oggi invece ve ne faccio vedere un altro che è particolare perché è portatile. Ne ho fatti vedere altri piccolini che rientrano comunque nella categoria portatile, ma questo qua è proprio piccolo. Piccolo, addirittura indicato per campeggio, insomma per utilizzi molto mobili. Ha la batteria integrata, non ha moltissime connessioni senza filo eccetera, è semplicissimo nel suo utilizzo, completamente fanless, quindi non fa rumore. Dobbiamo solo provare se si vede qualcosa quando proietta, quanto dura, insomma guardiamolo un po' meglio. Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su Instagram Massidattoli, perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Scatola piccola, come piccolo sarà il proiettore. Yoton Video Projector, tecnologia DLP, piccolo, batteria inclusa, quindi ha una batteria ricaricabile all'interno, uscita HDMI, risoluzione 480p, dove è stato prodotto poco ci interessa, null'altro. Dunque, prima scatolina con cavo micro USB, cavo HDMI piccolino con connettori piccoli lungo 1 metro, manuale con l'italiano, ecco qua, con la panoramica del prodotto, i pulsanti eccetera eccetera, e qui chissà cosa c'è. Guardate che bello, tutto nero, tutto il fianco in plastica nera opaca, il frontale con questa cornice grigia, la lente di proiezione DLP Texas Instrument, parte superiore con la regolazione della messa a fuoco, è leggermente scattosa, insomma non ha una bellissima risposta del movimento, però si riesce poi ad utilizzare. Pulsante d'accensione e regolazione del volume più e meno, non ha tasti di menu, altre funzioni, jack audio da 3,5, USB che serve solo per l'uscita 5 volt per alimentare Fire TV, Chromecast eccetera, HDMI, pulsante di reset micro USB che serve per caricarlo o tenerlo acceso con una power bank o qualcos'altro, LED di ricarica, parte inferiore con l'attacco per cavalletto treppiede e i due laterali nero lucido che vogliono proprio attirare le ditate, ma comunque molto carino. 205 grammi, non uso il suo cavo che è molto corto, non arriverebbe nell'inquadratura, uso un altro cavo micro USB. Quando lo mettiamo in carica si accende di rosso il LED, quando avrà terminato diventerà verde. Ok, come vedete quando si accende luce verde ha finito di caricare. Ora lo accendiamo che lo proviamo, teniamo schiacciato pulsante d'accensione, luce blu, sta proiettando qualcosa. Usando l'attacco inferiore da cavalletto o poggiandolo con i piedini in gomma, ovviamente essendo così piccolo non ha avviti di regolazione, robe varie, dovete trovare la posizione più o meno valida. Vedete che comunque fa una buona luce. Tecnologia DLP, ha un contrasto dichiarato di 2001, una batteria da 3000 mAh che dovrebbe garantire un paio d'ore di utilizzo e come dimensione di proiezione dovrebbe andare dai 30 cm fino a una proiezione di circa 100 pollici. La regolazione della messa a fuoco la vedremo più avanti, è meccanica, bisogna prenderci un attimino la mano perché è proprio sensibile, si riesce a trovare però abbastanza facilmente la messa a fuoco. Non ha la regolazione del trapezio, quindi essendo piccolo siete avvantaggiati, dovete cercare di posizionarlo in modo da inquadrare correttamente l'immagine. Visto che è fatto per proiezioni anche outdoor così improvvisate, io intanto proverò a proiettarlo su un armadio, poi dopo lo proviamo anche sul telo, quello in alta qualità diciamo. Bene, quindi proiettore montato sulla basetta del treppiede, Fire TV piantata nell'HDMI. Il problema è che ad esempio con la Fire TV non ci sta il connettore, bisogna ricorrere alla prolunga che danno ad esempio in dotazione con la Fire TV, metterla nell'HDMI, allora entra il connettore. Fino ad ottenere questo, tra un po' ci sono più accessori che proiettore, lo monto e lo provo direttamente su un mobile bianco. Mettendo quindi il proiettore sul treppiede da cantiere della livella laser sul letto matrimoniale, cosa che quando vedrà il video mia moglie, spengo la luce, provo a proiettare sul mobile, cerchiamo di ottenere la miglior posizione, la miglior messa a fuoco. Ovviamente non abbiamo trapezio, regolazioni varie, nulla di tutto questo. Diciamo che arrivando a mettere a fuoco che si leggono le scritte dei quadratini è già un buon risultato.
vi faccio vedere con la luce accesa, che comunque si vede, ma ovviamente ha dei limiti ancora, se vogliamo, maggiori rispetto a un proiettore tradizionale, però al buio vediamo cosa può fare. Io sto parlando a volume normale, sono a metà strada tra la telecamera e il proiettore, vi dico che comunque l'audio si sente, chiaramente è una soluzione diciamo di ripiego. I colori sono buoni, nella telecamera vedete una buona immagine, da vicino si vedono tutti i pixel, diciamo i quadratini della risoluzione che non è altissima, ma devo dire che comunque i contenuti sono fruibili. In questo momento stiamo ottenendo una diagonale da circa 180 cm, che sono circa 70 pollici ad una distanza di 2,5 metri dal punto in cui sto proiettando, e stiamo comunque proiettando su un mobile, su un'anta di un armadio rivestito di questo materiale bianco opaco, e ragazzi, tutto sommato, per essere un proiettore grosso così, i video si vedono. Proviamo un video in 8K. Il punto forse dove si vede più la bassa risoluzione sono proprio le scritte che avete visto prima. Quindi queste scritte si vedono proprio i pixel, stessa cosa sulla linea bianca, insomma si riescono a intravedere diciamo i limiti di bassa risoluzione, però comunque sono leggibili e i contenuti sono assolutamente fruibili. Andiamo su qualcosa di ancora più complesso, animali nel bianco della neve, un suricato dovrebbe essere. Ora mi sposto e vado a proiettare sul telo in PVC ad alta definizione, vediamo se riusciamo a, diciamo, percepire delle differenze. Qua non sono riuscito a mettere il proiettore piccolo nella posizione dove ho il proiettore grosso, quello definitivo. L'ho installato un attimo qua provvisorio sul treppiede, non sono riuscito ad ottenere l'altezza perfetta per inquadrarlo correttamente. Vedete che è completamente sballato di trapezio, ma era giusto per vedere se la qualità video migliora con un telo ad alta definizione. Effettivamente migliore, si intravedono comunque i pixel, ma si riesce a percepire qualità leggermente superiore. Cioè ragazzi, si vede comunque bene, insomma, per essere un oggettino da 6 cm quello che si ottiene non è niente male. Provo a dare un po' di luce alla stanza. Ok, ora siamo in una stanza abbastanza illuminata, si riesce a vedere, ma chiaramente perdiamo in luminosità. Ora chiudo di nuovo tutto e voglio provare a metterlo in crisi collegandogli direttamente la Switch per vedere insomma come si comporta anche con i videogiochi, riuscendo a trovare anche una quadratura dell'immagine leggermente migliore. Vediamo come si comporta con le immagini, diciamo, con movimenti un po' più veloci. Direi che anche per un videogioco insomma non è niente male. Proviamo a alzare un po' l'audio, vediamo come va, se si riesce a giocare. Senza grosse pretese, anche l'audio è comunque sfruttabile per quello che può dare. Bene, l'abbiamo visto, abbiamo proiettato, il suo lavoro lo fa. Quanto costa? Costa su Amazon 159,90 €, ma c'è un coupon da 30 € che potrete usare sempre, e adesso nel momento in cui esce il video, per una settimana 10 giorni, mi hanno dato un altro coupon da 10 €. Quindi se lo comprate adesso, a conti fatti vi costa 160 meno 30 meno 10, vi costa 120 €. Se guarderete il video quando non c'è più coupon, lo pagate comunque 130, li vale? Beh sì, perché comunque è un dispositivo di mobilità che per forza di cose costa più di un dispositivo per essere alimentato in modo permanente. Ha una batteria, comunque funziona bene, non è Full HD, è un 720p, ma abbiamo visto che comunque si vede bene, ragazzi. Adesso se si cerca la qualità e tutto, bisogna andare sui prodotti che abbiamo già recensito o oltre. Per un utilizzo in mobilità non è niente male. Io infatti questo me lo tengo, me lo porterò in giro sul camper perché è molto più pratico, senza stare a piazzare chissà cosa, lo appoggio su un tavolino da qualche parte,
gli collego la Fire TV che collego a sua volta allo spot del cellulare e mi faccio le mie proiezioni. Cosa non mi è piaciuto? Due cose. Uno, che essendo così portatile per mobilità, un bel sacchettino imbottito, una pochette, una custodia non sarebbe stata male, anzi secondo me era doverosa. La seconda cosa è che non avete l'indicazione della batteria, non sapete quanta ce n'è, inizia a lampeggiare quando è scarico, poi si spegne. Io l'ho usato per 2 ore di fila tranquillamente, anche perché non avendo ventole, robe varie, ovviamente non tenendo l'audio a paletta, l'autonomia ne ha. È anche vero che potete tranquillamente attaccargli un power bank, ne prolungate la proiezione per ore in base a quanti milliampere avete in esterno. Però bello, dai, niente male. A me poi queste cose piccole che vogliono fare i grandi mi piacciono. Se il video vi è piaciuto, un bel like, trovate tutto in descrizione, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video o alla prossima diretta del giovedì. Ciao da Massi Dattoli.